Sabato 14 marzo 2020. La tanto agognata data dell'inaugurazione della mia prima mostra fotografica è arrivata. Dopo mesi di impegno e lavoro ero ansioso di mostrarvi i frutti di tutto questo. Purtroppo però il fato ha voluto diversamente, bloccando l'intera nazione e anche di più a causa di un virus che sta causando molti danni a molte persone. Quando ricevetti la notizia dell'annullamento della mostra, il mio morale era veramente a terra. Non solo era stato vanificato tutto il mio impegno e lavoro, ma non avrei neanche avuto la possibilità di raccontarvi ciò che avevo da raccontare. Era stato tutto inutile. Mi sarei dovuto rassegnare. Ma è possibile davvero arrendersi così? Ovviamente no. Così decisi che, pur di mandarvi un messaggio, avrei allestito la mostra un pezzo alla volta nel mio box per riprenderla tutta con un video e mostrarvela al meglio delle mie possibilità. E quindi eccoci qua. Benvenuti in Africa. Benvenuti nella giungla di colori. Quando per la prima volta partii per l'Africa, ero ovviamente pieno di preconcetti e stereotipi su quello che avrei visto. Mi aspettavo di trovare un mondo selvaggio, o perlomeno più selvaggio di quello in cui ero abituato a vivere. Ed è con questo stesso spirito che vi dovete approcciare a questa mostra. Molti degli stereotipi sono veri, non lo si può negare, ma c'è molto di più oltre ai soliti preconcetti. E non tutto sarà così piacevole come ce lo si aspettava all'inizio. Marzo 2019, Parco Tacugama, Sierra Leone. Ricordo bene questa foto perché la scattai da lontano e con il teleobiettivo per evitare i lanci dei sassi che gli scimpanzé usano per difendere il loro territorio. Nello stesso momento però ebbi anche modo di notare come molti di loro abbiano comportamenti quasi umani, come si può ben notare da questo sguardo. Settembre 2018, catena montuosa dell'Atlante, Marocco. Stavamo viaggiando in auto per attraversare tutto il Marocco e la Mauritania con destinazione Dakar, in Senegal. Eravamo sbarcati a Melilla il giorno prima e purtroppo ci eravamo persi il tramonto a causa di un forte vento che aveva alzato molta sabbia, offuscando il cielo. Fortunatamente però il secondo giorno ci si è presentato questo spettacolo. La cosa più incredibile di tutte è che non ebbi nemmeno bisogno di modificare questo scatto. Ottobre 2018, Guinguinéo, Senegal. Notai questo bambino quasi immediatamente per via del suo grande cappello. Ovviamente desideravo scattargli una foto, ma dal modo in cui mi guardava e in cui si teneva a distanza avevo capito che era molto timido, così non insistetti. Quando però cominciai a fotografare gli altri bambini, spinto dal padre, si convinse a mettersi davanti all'obiettivo, non senza però un pizzico di diffidenza. Marzo 2019, Foresta di Gola, Sierra Leone. Stavamo attraversando la foresta di Gola in Sierra Leone quando ci imbattemmo in un villaggio. Scesi dalla macchina, fummo immediatamente assaliti da una folla di bambini attirati dal nostro aspetto molto diverso da loro. Erano tanto curiosi e divertiti che non si staccarono da me per tutta la durata della mia permanenza nel villaggio. E io ne fui davvero molto felice. Marzo 2019, Freetown, Sierra Leone. A Freetown soggiornavamo in un hotel composto da semplici capanne in riva all'oceano, senza corrente o fognatura. Per raggiungerlo dovevamo percorrere una strada sterrata in mezzo alla foresta, passando davanti a un piccolo assembramento di case abitato da una famiglia abbastanza numerosa. Ed ogni volta che passavamo erano sempre intenti in due semplici attività: lavorare il grano e ballare. Marzo 2019, Freetown, Sierra Leone. Un giorno in quel piccolo villaggio decidemmo di fermarci per conoscere gli abitanti e giocare con i bambini. Fummo accolti con grande gioia ed allegria, anche se una bambina un po' spaventata dalla presenza di questi estranei corse dalla madre, implorandola di prenderla in braccio. Gennaio 2019, La Baie, Guinea. Quest'altro bambino invece faceva parte della officina di meccanici che ci aiutarono a riparare uno dei nostri veicoli. Rimasi molto colpito la prima volta che vidi un bambino tanto piccolo lavorare così duramente e cominciai così a fotografarlo con varie inquadrature. In nessuna però riuscivo a vedere il suo volto, così ci avvicinammo a lui e gli regalammo un paio di ciabatte. Non smise di fissarci per i 5 minuti successivi, anche ben oltre dopo avergli scattato questa foto. Gennaio 2019, Conakry, Guinea. Questo è stato il nostro ristorante a Conakry, capitale della Guinea, per un paio di giorni. Nulla di più di 2 bancarelle a bordo strada, una per cucinare la carne e l'altra per vendere il pane. Il primo giorno le 2 signore che gestivano le bancarelle erano restie a farsi fotografare, così ci tornai una seconda volta e ordinai il doppio del cibo. A questo punto, anche se un po' imbarazzata, la donna al banchetto del pane acconsentì a farci fotografare.
Gennaio 2019, Conakry, Guinea. Sempre a Conakry in quei giorni scattai questa foto quasi controvoglia. Stavo passeggiando per la città quando, passando sotto l'ombra di un enorme baobab, incontrai questo ragazzo che mi chiese di scattargli una foto. Alzai la fotocamera solo per accontentarlo, ma quando rividi la foto scattata lo ringraziai infinitamente per la sua richiesta. Marzo 2019, Malì, Guinea. Malì è l'ultima città sulle montagne che dividono la Guinea dal Senegal. Una sera, durante una passeggiata tra le capanne, vidi queste due signore camminare fianco a fianco. Le seguì da lontano fino a questo punto, quando l'armonia di colori e la crepa centrale sul muro creavano una composizione perfetta. Così, semplicemente, puntai la macchina fotografica e scattai. Ottobre 2018, Nouakchott, Mauritania. Il porto di Nouakchott è enormemente frequentato da pescatori. Vederli rientrare al tramonto con le barche in legno cariche di pesce accompagnati dal rumore del mare fu qualcosa di semplicemente poetico. Marzo 2019, confine tra Guinea e Senegal. Le montagne che dividono la Guinea del Senegal sono il dominio incontrastato della natura, fatta eccezione per un piccolo villaggio nei pressi del confine, dove c'è la dogana. Mentre aspettavamo che i nostri visti venissero timbrati, vidi questa giovane ragazza. Dubito sapesse cosa fossero i trucchi, le creme per il volto o quant'altro, e dubito ancora più fortemente che sapesse cosa fossero i concorsi di bellezza, ma sono sicuro che avrebbe potuto vincerne più di uno. A volte nelle persone c'è un'eleganza semplicemente innata. Ottobre 2018, Makanyangwene, Senegal. Scattai questa foto il giorno in cui entrai per la prima volta in un villaggio africano. Fui investito da una tale mole di energie che fu quasi come se mi avessero tirato un pugno nello stomaco, tanto da rimanere senza fiato. A fine giornata, poco prima che il sole tramontasse, notai questa bambina tanto stanca che si stava addormentando. Scattai questa foto un attimo prima che chiudesse gli occhi. Settembre 2018, terra di nessuno tra Marocco e Mauritania. Tra il Marocco e la Mauritania c'è un campo minato nel deserto che separa le due nazioni in guerra tra loro fino a poco tempo fa. Questo ha generato un enorme cimitero di automobili, frequentato da non poche persone nonostante il pericolo mortale per via dei pezzi di ricambio che lì si possono trovare. Ottobre 2018, Nouakchott, Mauritania. A Nouakchott, capitale della Mauritania, il porto è costituito semplicemente da una serie di barche allineate sulla spiaggia. A un certo punto notai questo scorcio e mi misi pazientemente ad aspettare che passasse qualcuno nel piccolo spazio lasciato libero sulla destra. Fortunatamente il porto era tanto affollato che non dovetti aspettare molto. Ottobre 2018, Guinguinéo, Senegal. Inutile nasconderlo, questa è la mia foto preferita. Eravamo a Guinguinéo, un villaggio del Senegal, e dopo le classiche foto di rito mi misi a giocare con i bambini, facendomi anche scattare alcune foto da loro con la mia macchina. Cominciamo a giocare a prenderci e a un certo punto, correndo all'indietro, caddi. Subito i bambini mi vennero incontro, un po' per aiutarmi e un po' per deridermi. E fu proprio in quel momento che scattai. Quando per la prima volta partii per l'Africa, tutti i miei preconcetti, tutti i miei stereotipi crollarono come un castello di carte al primo alito di vento. Molti degli stereotipi sono veri, non lo si può negare, ma c'è molto, molto di più di quei semplici preconcetti e non tutto è così piacevole come ci si aspettava all'inizio. Molte furono le cose che non mi sarei mai aspettato di trovare in Africa, ma quella che più mi colpì, che più mi ferì nel di dentro, fu di trovare un territorio terribilmente inquinato. Quando si parla dei problemi dell'Africa si pensa sempre al problema delle acque infette e a quello della malnutrizione, che causano rispettivamente 500.000 e 275.000 morti l'anno. Secondo i dati dell'Ocse però, le morti premature dovute all'inquinamento nella sola Africa sono 712.000 ogni anno, una cifra purtroppo ben più alta delle precedenti e in costante aumento. Noi però non dobbiamo perdere la speranza. Se noi, tutti noi, porgiamo loro una mano di aiuto e se loro, soprattutto i bambini che sono il futuro, la accolgono, allora forse sì che riusciremo a risolvere questo gravissimo problema che ci riguarda molto più da vicino di quello che normalmente si crede. Viviamo in un mondo meraviglioso e sarebbe davvero un peccato se la nostra incuria lo portasse alla distruzione. La mostra si conclude qua. È stato un po' diverso da come me lo immaginavo, ma spero di essere riuscito a trasmettervi anche solo un decimo di quello che veramente trasmette attraversare fisicamente questa giungla di colori. Se vi è piaciuta o vi è interessati, vi invito caldamente a venire a visitarla quando questa emergenza sarà passata e potrò finalmente allestirla fisicamente. Se nel frattempo vi dovesse sorgere improvvisamente una voglia irrefrenabile di condividere questo video con le persone a cui potrebbe interessare, a me farebbe solo piacere. Vi ringrazio enormemente per aver guardato questo video.